Nella famiglia Airbus, in particolare l'A320, fu il primo aereo di linea equipaggiato con un sistema di controllo del volo, fly-by-wire. Le superfici di controllo del volo sono tutte interpretate elettricamente da computer che, a seconda dei comandi input forniti dal pilota o dall'autopilot, vengono azionate idraulicamente dagli attuatori secondo la necessità di ottenere una risposta desiderata. L'introduzione del sistema fly-by-wire è stata una novità che ha come obiettivo quello di aumentare la sicurezza, integrando le relative protezioni, diminuire il workload del pilot flying, migliorando la maneggevolezza e il comfort, e ridurre notevolmente il peso totale del velivolo, sostituendo i cavi e componenti meccanici tradizionali, migliorando così anche l'efficienza del carburante. Inoltre, l'innovativo sistema di controllo elettrico del volo o EFCS fornisce anche protezione dell'inviluppo di volo. Essi infatti non consentono il volo al di fuori dei limiti strutturali di volo, impostati dai progettisti per garantire una maggiore sicurezza e miglioramento del controllo delle superfici di volo. L'A320 ha un totale di 11 computers di volo che gestiscono le superfici di controllo primarie e secondarie, ovvero 2 ELAC o Elevator e Aileron Computer, che hanno il compito di controllare gli elevatori, gli alettoni e lo stabilizzatore orizzontale o THS. 3 SEC o Spoiler e Elevator Computer, che controllano gli spoiler, e 2 di essi sono dedicati come backup per il controllo dell'elevatore e dello stabilizzatore. 2 FAC o Flight Augmentation Computer, che controllano il timone, il trim del timone e lo smorzamento dell'imbardata. Fornisce inoltre il rilevamento del wind shear e avvisi di basso stato energetico dell'aereo. Anche 2 SFCC o Slats e Flaps Control Computer, che controllano i flaps e slats sull'ala. E infine 2 FCDC, Flight Control Data Concentrator, che controllano e ricevono i dati dai computer SEC ed ELAC e li invia direttamente all'ECAM. I computers di controllo di volo elaborano gli input dal side stick, dal timone o dal pilota automatico e li inviano agli ELAC e ai SEC in base alle leggi sul controllo di volo attiva. Altri ingressi ai computer di controllo di volo provengono dall'FMGC, ADIRU, radioaltimetri, LGCIU e accelerometri. Se si verificano più guasti nel sistema, i computer che gestiscono le superfici di volo si riconfigurano con una legge del controllo di volo degradata. In caso di un guasto elettrico completo o a una serie di guasti critici invece, il pilota può comandare manualmente il timone e lo stabilizzatore THSO, Trimmable Horizontal Stabilizer, tramite un collegamento meccanico. Se stai sperimentando questo, è davvero una bruttissima giornata per te. 2 side stick sono installati sulle console laterali del capitano e del primo ufficiale per controllare il beccheggio e il rollio durante il volo in manuale. L'impugnatura include un grilletto push-to-talk per trasmettere via radio e un pulsante rosso di disconnessione del pilota automatico e acquisizione di priorità. Entrambi i side stick sono meccanicamente indipendenti e caricati a molla in posizione neutra quando vengono rilasciati. Quando l'autopilota è attivato, un solenoide blocca entrambe le levette laterali in posizione neutra. Se il pilota applica una certa forza sulla levetta laterale, il blocco del solenoide si sblocca e l'autopilota si disinnesta. Il modo corretto per disattivare l'autopilota è premere momentaneamente il pulsante rosso di disconnessione AP. Quando viene spostato un side stick, un segnale elettrico viene inviato agli ELAC e ai SEC, che poi a loro volta inviano segnali di comando ai controlli di volo primari. Quando entrambi i side stick vengono spostati, gli input vengono sommati algebricamente fino alla loro deflessione massima, ed entrambe le luci side stick priority diventano verdi sul glare shield, generando così il segnale acustico. Premendo continuamente il pulsante rosso sul side stick, si disattiva l'altro stick. Una luce verde appare davanti al pilota con il side stick attivo se lo stick opposto non è in posizione neutra. Una freccia rossa invece si accende davanti al pilota che perde autorità e si spegne quando il pilota recupera la sua autorità. La chiamata Priority Left o Priority Right viene generata dal Flight Warning Computer. Premendo continuamente il pulsante rosso di disconnessione per 30 secondi, l'acquisizione viene bloccata, quindi non è più necessario premere il pulsante.
Per riguadagnare l'autorità, il pilota con il side stick disattivato deve premere momentaneamente il pulsante rosso. A terra, in ground mode, dopo l'avvio del primo motore e fino a subito dopo il decollo, l'indicazione della posizione del side stick è mostrata da un mirino bianco su entrambi i PFD. La casella bianca rappresenta la deflessione massima del side stick. Il mirino bianco invece indica la posizione combinata del side stick del comandante e del primo ufficiale. Il controllo del rollio e del beccheggio dell'aereo sono elettrici. Si basano su due diversi tipi di computer digitali, ELAC e SEC, ognuno dei quali è in grado di controllare l'aereo su entrambi gli assi. Il controllo del rollio è ottenuto da un alettone e 4 spoiler dedicati, ovvero 2, 3, 4 e 5, su ciascuna semi-ala. Gli ELAC inviano comandi agli alettoni per il comando di rollio, agli elevatori per il controllo di beccheggio e allo stabilizzatore orizzontale regolabile, THS, per il trim. I SEC 1 e 2 vengono invece utilizzati come backup degli ELAC. Tuttavia, il controllo degli alettoni e del sistema LAFO, Load Alleviation Factor, utile per diminuire l'effetto di risonanza e di stress sull'ala, è assicurato solo dagli ELAC. Il monitoraggio e la ridondanza all'interno del sistema di controllo di volo, dei sensori dell'aereo e dell'alimentazione idraulica assicurano un alto grado di disponibilità delle seguenti superfici. Ogni alettone è azionato da 2 attuatori idraulici, chiamati servojacks, controllati elettricamente. Nel normale funzionamento, un attuatore è attivo mentre l'altro rimane in damping mode, ovvero segue il movimento della superficie di volo. L'attuatore attivo dell'alettone sinistro è alimentato dal sistema idraulico blu e quello di destra dal sistema idraulico verde. Entrambi gli attuatori attivi sono controllati dall'ELAC 1. In caso fallisse, il controllo degli alettoni viene trasferito automaticamente all'ELAC 2 e gli attuatori in modalità smorzamento, verde sinistro e blu destro, diventano attivi. Se entrambi gli ELAC si guastano o se la pressione di entrambi i sistemi idraulici verde e blu è bassa, tutti gli attuatori degli alettoni tornano alla modalità di smorzamento. La deflessione massima degli alettoni è di 25 gradi e quando i flap vengono estesi, si verifica una deflessione degli alettoni di 10 gradi verso il basso, causando così il droop degli alettoni. Nota: perché durante un rollio vengono usati anche gli spoiler? Non basterebbero solo gli alettoni? Per approfondire meglio il funzionamento delle forze che vengono applicate sulle superfici di controllo, in aerodinamica, durante un rollio ad alte velocità, si può verificare un effetto chiamato reverse aileron nel quale è soggetto un importante fenomeno aeroelastico. Nessuna struttura reale è idealmente rigida e presenta una flessibilità statica e dinamica. Questa flessibilità fa sì che l'ala non sia in grado di mantenere la propria geometria e integrità, soprattutto nelle operazioni di volo ad alta velocità. La pressione che agisce sull'alettone abbassato è in grado di generare una torsione sull'estremità alare, chiamata anche tips, esterna alla virata, causando un aumento dell'angolo di attacco e di conseguenza un aumento di lift, o portanza. Come mostrato nella figura seguente, in casi estremi, la deportanza dovuta alla torsione aeroelastica alare riduce l'angolo d'attacco e quindi la portanza dell'ala, che se superata dall'ala interna, l'effetto richiesto è invertito. Questo cambiamento nella direzione della portanza genererà di conseguenza un momento di rollio opposto a quello comandato. Questo fenomeno, che si verifica al di fuori dell'inviluppo di volo, influisce negativamente sull'efficacia degli alettoni e per evitarlo, vengono utilizzati gli spoiler per diminuire questo effetto di torsione che potrebbe portare al danneggiamento della struttura della tips dell'ala. Per quanto riguarda il momento di un rollio a basse velocità invece, vengono usati gli spoiler per aumentare l'agilità e la stabilità delle virate richiedendo un'estensione meno elevata da parte dei soli alettoni. Il controllo del beccheggio è ottenuto da 2 elevatori e dallo stabilizzatore orizzontale. Entrambi gli elevatori sono dotati di 2 attuatori idraulici controllati elettricamente. Il principio di funzionamento rimane invariato rispetto agli alettoni.
Dunque l'attuatore attivo dell'elevatore sinistro è alimentato dal sistema idraulico verde, mentre quello destro è alimentato dal sistema idraulico giallo. La deflessione massima degli elevatori è di 30 gradi verso l'alto e 17 gradi verso il basso. Durante il decollo, quando la velocità supera i 70 nodi, la deflessione dell'elevatore viene limitata a 20 gradi verso l'alto e 15 gradi verso il basso. Alcune manovre richiederanno che tutti gli attuatori diventino attivi. Se uno di quelli attivi si guasta o se si verifica un guasto all'ELAC 2, l'ELAC 1 assume il controllo del beccheggio e i due attuatori di smorzamento esterni alimentati dal sistema idraulico blu diventano attivi. Gli attuatori attivi che erano comandati dall'ELAC 2 tornano in modalità smorzamento. Se l'alimentazione elettrica a un attuatore viene a mancare, viene mantenuto idraulicamente in posizione neutra. Se invece entrambi gli ELAC si guastano, l'elevatore è controllato dal SEC 1 o SEC 2 insieme al motore 2 o 3 del THS. Il trim del beccheggio viene ottenuto dal THS. Esso è installato su un martinetto a vite azionato da due motori idraulici alimentati dal sistema idraulico verde e giallo. Questi a loro volta vengono controllati elettricamente da uno dei tre motori elettrici o meccanicamente dalla ruota di trim meccanica tramite un cavo che si estende dalla ruota trim fino all'attuatore THS. Attraverso un ingranaggio di tipo epicicloidale posizionato sull'attuatore, consente di azionare il THS con un solo sistema idraulico per volta. La deflessione massima del THS è di 13,5 gradi nose up e 4 gradi nose down. La variazione del THS necessita di potenza idraulica e durante il normale funzionamento avviene a una velocità di 1 grado al secondo. Per spostare manualmente il THS con l'uso della ruota di trim, deve essere disponibile il sistema idraulico giallo o verde. Un membro dell'equipaggio dovrà applicare una forza sufficiente sulla ruota per ignorare l'ingresso elettrico. Gli input manuali sulla ruota del trim hanno la priorità sul controllo automatico del trim gestito dagli ELAC. Una volta rilasciata manualmente la rotella di assetto THS, l'ingresso elettrico prende nuovamente il sopravvento. Nota: la ruota di assetto THS viene utilizzata prima del decollo per impostare lo stabilizzatore utilizzando un indicatore di scala sul lato della ruota. L'intervallo di decollo è mostrato in verde. 5 secondi dopo l'atterraggio, la ruota del trim THS si reimposta automaticamente su 0. Se il sistema idraulico verde o giallo si guasta, qualsiasi variazione del THS avviene a una velocità dimezzata, ovvero di 0,5 gradi al secondo. Se invece entrambi i sistemi idraulici falliscono o viene perso il segnale di comando, il THS viene immobilizzato dall'attuatore. A quel punto si inserisce anche un freno che impedisce al THS di muoversi in presenza di carichi aerodinamici. Nel normale funzionamento, ELAC 2 comanda il motore elettrico 1, che aziona entrambi gli attuatori idraulici per muovere il martinetto. Se ELAC 2 si guasta, ELAC 1 subentra automaticamente al motore elettrico 2. Se entrambi gli ELAC si guastano, il funzionamento del THS è controllato dal SEC 1 o SEC 2, insieme al motore elettrico 2 o 3. È importante notare che i tre motori elettrici del THS possono controllare solo i due motori idraulici THS. Nota: il trim è automatico fino ad un angolo di virata di 33 gradi. In generale, gli stabilizzatori orizzontali, in Airbus THS, sono in grado di generare una portanza sia positiva che negativa, detta anche deportanza, che varia a seconda della posizione del centro di gravità, detto baricentro. Per garantire la stabilità longitudinale, ovvero nel beccheggio, il centro di gravità e il centro di pressione sono sfalsati l'uno rispetto all'altro. In questo modo, l'aereo non è bilanciato su un solo fulcro, risultando instabile, ma è come sostenuto da delle gambe, ovvero da due punti che lo rende decisamente più stabile. Ricordiamo che il centro di pressione è il punto di applicazione della forza totale del lift, ovvero della portanza, agente sul profilo. La sua posizione è in funzione dell'angolo d'attacco. Infatti il centro di pressione può aumentare di intensità fino al coefficiente di portanza massimo, ovvero all'angolo di attacco critico, con una variazione di posizione tendente verso il bordo d'attacco dell'ala, detto leading edge. Superato l'angolo di attacco critico, il centro di pressione diminuirà il coefficiente di portanza e si sposterà dunque in direzione opposta, verso il bordo d'uscita dell'ala, detto trailing edge.
L'angolo di attacco invece viene definito come l'angolo tra il vettore del flusso d'aria relativo e il vettore della corda alare dell'ala. Più alto è l'angolo di attacco, più alta è la forza di portanza ma anche la resistenza indotta. Più alta è la velocità, più piccolo deve essere l'angolo d'attacco per sostenere il peso dell'aereo. Quando il centro di gravità è davanti al centro di pressione, lo stabilizzatore orizzontale produce una deportanza, cioè l'opposto della portanza, per bilanciare la tendenza dell'aereo a cadere verso il basso. Per controbilanciare la tendenza del muso verso il basso, al posto di usare gli elevatori verso l'alto, che aumentano la forza rivolta verso il basso provocando un aumento del peso, e quindi del lift richiesto, viene usato il THS verso il basso. Quando il centro di gravità si trova dietro il centro di pressione, lo stabilizzatore orizzontale produce portanza per bilanciare il muso. In questa condizione, il THS risulterà invece verso l'alto. La scala di movimento dello stabilizzatore in posizione down risulta maggiore per fornire un carico verso il basso in volo livellato, ma perché è richiesto? Lo scopo principale dello stabilizzatore orizzontale è quello di fornire una forza vettoriale verso il basso sulla coda dell'aeroplano, per contrastare il peso dei motori e degli altri pesi sul lato anteriore del centro di gravità, risultando in un momento di forze per effetto leva verso l'alto sul muso dell'aeroplano, bilanciando così l'aeroplano nelle sue 4 forze. Un altro motivo per cui lo stabilizzatore orizzontale è normalmente rivolto verso il basso è perché il centro di pressione è posto quasi sempre dietro al centro di gravità, in modo che l'aereo cerchi sempre la sua velocità stabile effettuando correzioni di stabilità sul trim. Il controllo dell'imbardata è ottenuto dal timone, fissato sullo stabilizzatore verticale di coda, chiamata anche deriva. Il timone è controllato dai 2 FAC e viene azionato da 3 attuatori idraulici indipendenti, che lavorano in parallelo per spostare il timone a sinistra e a destra fino a un massimo di 25 gradi. Durante il normale funzionamento, il FAC 1 controlla il timone, il rudder trim, il turn coordination e lo yaw damper. FAC 2 invece fornisce un controllo di backup. Il trim del timone è ottenuto dall'Artificial Fill and Trim Unit, composta da 2 attuatori elettrici, situati nella parte inferiore dello stabilizzatore. Questa unità viene gestita sia dal FAC 1, che si occupa di controllare il motore elettrico 1 e sia dal FAC 2 che controlla il motore elettrico 2. Il trim del timone può funzionare in modalità automatica con l'autopilota inserito, o in manuale con gli input forniti dal selettore rudder trim, situato sul piedistallo centrale. Se per esempio un motore si guasta, i segnali provenienti dall'FMGC e dal FAC forniscono segnali output per la regolazione del trim del timone in base alla potenza del motore, alla velocità dell'aria, all'angolo di inclinazione e all'imbardata. Tenendo premuto l'interruttore a sinistra o a destra, il timone si sposterà di 1 grado al secondo, fino a 20 gradi. Una lettura digitale accanto all'interruttore consente all'equipaggio di monitorare la posizione del trim del timone. Un pulsante di ripristino accanto all'interruttore del rudder trim consente all'equipaggio di ripristinare il trim a zero ad una velocità di 1,5 gradi al secondo. L'interruttore e il pulsante del trim del timone sono disabilitati quando l'autopilota è attivato. Quando l'autopilota è inserito, anche in caso di un possibile guasto al motore, il trim del timone viene calcolato dall'FMGC e controllato dal FAC. Un'altra funzione dell'AFTU è quella di fornire un carico artificiale sui pedali del timone in proporzione alla deflessione del timone. L'ordine dallo yaw damper e dal turn coordinator vengono calcolati dall'ELAC e trasmessi al FAC per trasmettere l'input a uno dei 2 attuatori. Il loro principio di funzionamento non varia rispetto agli alettoni e agli elevatori, tuttavia se entrambi i sistemi idraulici verde e giallo si guastano, una molla di ritorno reimposta i 2 attuatori in posizione neutra. Nota: lo yaw damper e il turn coordinator, in funzione di una virata, sono automatici, ma non vi è trasmesso alcun feedback sui pedali del timone. Il timone è inoltre dotato di un'unità di limitazione della corsa che limita la deflessione del timone in base alla velocità. La TLU è dotata di 2 motori elettrici. Entrambi i motori guidano un martinetto a vite attraverso un riduttore per limitarne il movimento.
Come abbiamo accennato prima, ogni FAC controlla il rispettivo motore elettrico. In una configurazione a bassa velocità inferiore a 160 nodi CAS, la deflessione massima del timone è limitata a 25 gradi verso sinistra e destra. Tra 160 e 380 nodi CAS, la deflessione massima del timone è limitata in funzione della velocità calcolata dal FAC. Oltre i 380 nodi, la deflessione del timone è molto limitata in termini di qualsiasi movimento. Se entrambi i FAC falliscono, il valore del limite di corsa del timone viene congelato. Perciò il timone non potrà essere deviato oltre tale valore. Una volta estesi gli slats, il limite di corsa del timone ritorna alla configurazione di bassa velocità e l'equipaggio riacquista il potenziale di deflessione massima del timone. Il Dutch roll è un fenomeno di instabilità dovuto a oscillazioni nel rollio, imbardata e scivolata, e può svilupparsi su aeromobili tendenzialmente ad ala bassa. Esso si verifica quando la forte stabilità laterale entra in conflitto con una debole stabilità direzionale, causando una combinazione fuori fase delle due forze. Questo movimento può essere causato da una combinazione di fattori, tra cui le caratteristiche aerodinamiche dell'aereo, l'azione del pilota o da disturbi atmosferici come per esempio raffiche o turbolenze. La stabilità laterale e direzionale di un aereo è la sua naturale capacità di riprendersi da un disturbo sul rispettivo piano di rollio e di imbardata, ritornando alla sua posizione originaria. Mentre un aereo effettua un rollio verso sinistra, per esempio, esegue una scivolata laterale verso sinistra perché il vettore della portanza assume un coefficiente angolare in direzione del rollio. Successivamente l'aereo inizia a ripristinarsi senza input grazie alla sua stabilità laterale migliorata dall'effetto dietro. Questo accade perché la semi-ala interna presenta una maggiore apertura alare, generando più portanza e di conseguenza più resistenza, che tende dunque a livellare l'aereo sull'asse laterale. Una forte stabilità laterale, tuttavia, potrebbe causare un'eccessiva correzione di rollio, superando l'assetto di livellamento dell'ala. Durante un'imbardata, invece, si genera un angolo d'attacco sullo stabilizzatore verticale che genera, in base all'area di superficie, una forza di portanza opposta che riporta l'aereo alla sua posizione originale. Nel Dutch roll, mentre la debole stabilità direzionale tenta di riportare l'aereo sulla sua traiettoria, l'aereo supera la traiettoria di rollio dal lato opposto. Le forze che ripristinano la stabilità laterale e la stabilità direzionale sono sfasate tra loro creando effetti di oscillazione a frequenze sempre minori rispetto alle precedenti, fino a quando l'aereo non torna nuovamente in volo livellato. Ricordiamo che l'effetto diedro permette di conferire all'aeromobile una stabilità laterale maggiore durante un momento di rollio, risultante dal fatto che ha un angolo di scivolata laterale, o side slip, non nullo. L'effetto è proporzionale all'angolo di diedro, definito come l'angolo verso l'alto rispetto all'orizzonte delle ali di un aeromobile ad ala fissa, o di qualsiasi superficie orizzontale che gioca importanti effetti di stabilizzazione laterale sul corpo volante. Per contrastare il Dutch roll, oggi gli aeromobili sono progettati con sistemi di controllo di stabilità che cercano di mitigare o prevenire tali oscillazioni. Questi sistemi possono includere dispositivi come i dampers di smorzamento e sistemi di controllo attivi che agiscono con piccoli input sul timone di coda. Gli spoiler sono superfici mobili che alterano la distribuzione del flusso laminare sul dorso dell'ala, riducendo intenzionalmente la portanza e aumentando la resistenza indotta. 5 pannelli spoiler numerati da 1 a 5 a partire dall'interno dell'ala, situati sulla superficie superiore, sono controllati dal side stick, dalla leva di controllo degli spoiler o dal pilota automatico. Questi input vengono successivamente elaborati dai SEC, e a loro volta azionano le seguenti superfici per svolgere funzioni come roll spoiler, in cui gli spoiler 2, 3, 4 e 5 vengono utilizzati per assistere il rollio dell'aereo. Speed brake o flight spoiler, dove gli spoiler 2, 3 e 4 vengono utilizzati per aumentare la velocità del rateo di discesa. E infine in ground spoiler, che includono tutti e 5 gli spoiler, in grado di estendersi al massimo al momento dell'atterraggio o durante un rejected take-off. 3 differenti computer dedicati agli spoiler eseguono quanto segue. SEC 1 controlla gli spoiler 3 e 4, SEC 2 controlla lo spoiler 5 e il SEC 3 controlla gli spoiler 1 e 2.
Ogni spoiler è azionato da un attuatore controllato dal sistema idraulico verde, giallo o blu. Se uno spoiler si guasta, quello simmetrico rispettivo sull'altra semiala viene disattivato. Se invece si verifica una perdita di pressione idraulica, gli spoiler interessati rimangono nella posizione di estensione al momento della perdita di pressione, a meno che le forze aerodinamiche non lo spingano verso il basso. In caso di guasto elettrico o dei SEC, i relativi spoiler si ritraggono completamente in modo automatico. Se entrambi gli ELAC falliscono, i SEC entrano in modalità roll spoiler. Gli speed brake sono controllati dalla leva degli spoiler, che si trova sul pedestal. Come abbiamo accennato, questa leva estende gli spoiler 2, 3 e 4, con un'estensione massima di 20 gradi per lo spoiler 2 e 40 gradi per gli spoiler 3 e 4. Con l'autopilota inserito, il discorso cambia, infatti l'estensione massima degli speed brake è limitata a poco più della metà, ovvero 12,5 gradi per lo spoiler 2 e 25 gradi per gli spoiler 3 e 4. L'estensione degli speed brake è bloccata quando si verifica uno dei seguenti casi. Se si verifica una delle situazioni sopra indicate mentre gli spoiler sono estesi, si ritrarranno automaticamente e rimarranno retratti finché la condizione non cessa. La leva deve essere ripristinata per almeno 10 secondi prima di estendere nuovamente gli aerofreni. A velocità superiori a 315 nodi IAS o Mach 0,75, con l'autopilota inserito, gli aerofreni si ritraggono a un ritmo più lento. Al di sopra di queste velocità, sono necessari circa 25 secondi affinché gli aerofreni si possano ritrarre dalla posizione completamente estesa a quella retratta. Una grossa particolarità per gli spoiler 2, 3 e 4, che eseguono sia funzioni di rollio che di aerofreni, è che se la somma dell'ordine di rollio e dell'ordine di speed brake supera l'estensione massima, allora lo spoiler simmetrico sull'altra semiala viene retratto affinché la differenza è uguale all'ordine di rollio richiesta. Questo accade perché il rollio ha sempre la priorità sulle funzioni di aerofreno. Nota: un promemoria speed brake verde appare sull'ECAM ogni volta che gli spoiler vengono estesi nella fase di volo 6 e 7. Lampeggia in ambra se rimangono estesi quando la spinta comandata dal FADEC è superiore al minimo per più di 50 secondi, oppure se vengono estesi nella fase 2, 3, 4 e 5. Inoltre, l'indicazione degli spoiler può essere visualizzata anche nella pagina ECAM Flight Control Wheel se sono stati selezionati. Se ti stai chiedendo il perché viene esteso anche lo spoiler numero 1, accade esclusivamente quando l'aereo è fermo a terra, qualunque sia la configurazione di slats e flaps, per facilitare le operazioni di manutenzione. I ground spoiler vengono armati quando la leva degli spoiler viene tirata verso l'alto nella posizione armati. I ground spoiler a terra sono realizzati dagli spoiler da 1 a 5 con un'estensione massima di 50 gradi. Sull'A320 Sharklet equipaggiati con il Flores Kit, per esempio, entrambi gli alettoni vengono deviati verso l'alto per funzionare da spoileron, chiamato anche aileron undrop. Questo è stato introdotto per migliorare le prestazioni di atterraggio. I ground spoiler si estendono completamente durante il decollo se la velocità supera 72 nodi ed entrambe le leve di spinta sono nella posizione idle, se la leva è armata. Oppure se la spinta inversa è selezionata su almeno un motore con l'altra leva di spinta in idle, se la leva non è armata. I ground spoiler si estendono invece durante l'atterraggio se entrambi i carrelli di atterraggio principali sono compressi ed entrambe le leve di spinta sono nella posizione idle o al di sotto, se la leva è armata. Oppure se è selezionato un reverse su almeno un motore con l'altra leva di spinta sotto la posizione MCT, se la leva non è armata. Nota: la leva non si muove quando vengono dispiegati i ground spoiler al suolo. Durante l'atterraggio, il Pilot Monitoring conferma l'estensione dei ground spoiler sulla pagina ECAM Wheel, che viene automaticamente visualizzata all'estensione del carrello d'atterraggio. Se gli spoiler non si estendono automaticamente e l'atterraggio è stato effettuato con flap full, non possono essere estesi manualmente. Se invece l'atterraggio è stato eseguito a flap 3, allora sarà possibile estendere solo i flight spoiler tramite la leva speed brake. L'estensione parziale dei ground spoiler di 10 gradi può avvenire al momento dell'atterraggio, per ridurre la portanza sull'ala sollevata e posare delicatamente l'altro carrello di atterraggio principale.
quando un carrello di atterraggio è compresso ed entrambe le leve di spinta sono in idle o al di sotto, con la leva armata. Se è selezionato un reverse su almeno un motore con l'altra leva di spinta sotto la posizione in CT se la leva non è armata. Oppure se entrambi i carrelli di atterraggio principali sono compressi ed entrambe le leve di spinta sono in climb o al di sotto, con la leva armata. Questo permette di ridurre un severo rimbalzo dopo il touchdown, causato da una gestione inappropriata delle leve di spinta durante la flare. I ground spoiler si retraggono dopo l'atterraggio o dopo un decollo abortito quando entrambi i motori sono in idle e la leva degli spoiler viene spinta verso il basso, disarmando così i ground spoiler. Quando almeno un motore ha un thrust lever angle maggiore di 20 gradi, normalmente utilizzato durante i touch and go. Spostando entrambe le leve di spinta dalla posizione reverse alla posizione idle se la leva degli spoiler non era stata armata. Nota: durante un'auto lenta invece, i ground spoiler si estendono a velocità ridotta di un secondo dopo che entrambi i carrelli di atterraggio principali hanno toccato terra. Inoltre la funzione di roll spoiler viene disattivata mentre vengono utilizzati i ground spoiler. Per quanto riguarda i flap sulla famiglia A320, prima di concludere il video, possiamo definirli ipersostentatori di tipo Fowler che aumentano sia la portanza che la resistenza indotta all'aereo, fornendo così un maggior controllo a basse velocità. Questa leva dei flaps comanda l'azionamento simultaneo di flap e slat nella posizione selezionata, estendendo così la superficie alare. In questo video non approfondiremo il meccanismo di funzionamento e le sue limitazioni, tuttavia è sufficiente sapere che è costituito da 2 flap nel bordo d'uscita e da 5 slat nel bordo d'attacco dell'ala. 2 computer SFCC controllano il loro funzionamento e ognuno di essi ha 2 canali, uno per gli slats e l'altro per i flaps, con lo scopo di aumentare la ridondanza. Nota: gli slat sono alimentati dai sistemi idraulici verde e blu, invece i flap sono alimentati dai sistemi idraulici verde e giallo. Se un sistema idraulico o un computer SFCC si guasta, le superfici associate si estendono e si ritraggono a una velocità ridotta.